Salve a tutti ragazzi, qui è Sam, benvenuti in questa nostra nuova serie su Sherlock Holmes. Vediamo di iniziare subito. Probabilmente il nostro primo caso si chiamerà Il destino di Black Peter. Questo è il terzo capitolo di questa saga dedicata a Sherlock Holmes, che sembra aver raggiunto l'apice proprio in questo ultimo capitolo. In questa nuova serie cercherò di mettere dei momenti didattici proprio riguardanti questo videogioco. In questo momento siamo il povero Watson, cerca di fermare un incosciente Sherlock Holmes. Holmes, will you stop that? You are utterly mad. Davvero una figura piuttosto enigmatica quella di Sherlock Holmes, imitata da Sir Arthur Conan Doyle, Stop, Holmes! che farà Is la that storia you, della Watson? letteratura. Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The Medi men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Abbiamo fatto la conoscenza di Holmes. Questo probabilmente sarà un menu che ci darà una visione globale dell'indagine. Questa è la mappa di Londra. Probabilmente useremo il viaggio rapido. Cerchiamo di esplorare un po' la zona. Davvero una personalità piuttosto smisurata quella lì
di Holmes di cui abbiamo fatto This is where conoscenza. I keep my post. Questo inizio di serie. Ovviamente questo permetterà di personalizzare il nostro Holmes. Io direi di lasciare inalterato il nostro personaggio. Ci siamo cambiati. Ovviamente nell'armadio è possibile vedere il nostro parco vestiti. Vabbè, scegliamo questo e andiamo. Dirigiamoci verso la tenuta dell'assassinato. Probabilmente dovremmo investigare un po' su quella che è la scena del crimine e interrogare i testimoni o la moglie se... Sherlock Holmes è un personaggio letterario, infatti è il protagonista dei romanzi e racconti di Sir Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle è considerato il padre del genere poliziesco, infatti scrisse circa 60 racconti e 4 romanzi che vedono protagonista appunto Sherlock Holmes. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Il gioco a cui stiamo giocando non è recentissimo, è uscito l'anno scorso, è uno dei primi sviluppati con Unreal It Engine seems 3. that the garden was well maintained. Comunque riesce a mantenere un bel colpo d'occhio anche se le texture non sono ben definite. Mr. Holmes? Vediamo se possiamo investigare sulla scena del crimine. Ok, questo sembra essere un metodo per evidenziare gli indizi che credo che ci dobbiamo dirigere. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Probabilmente questo è il nostro primo interrogatorio. In questo modo possiamo dare un focus sulla figura e soffermarci sui particolari. Vediamo se è possibile. Un cameo. I cameo erano molto famosi in epoca romana, erano molto utilizzati. Probabilmente è cattolica questa signora. Una cincerella, guardi del giardino, vediamo che cosa è possibile evidenziare. Una casetta degli uccelli. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream, but I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Probabilmente ero un ubriacone, l'uomo che è stato assassinato. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder?
Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. La nostra tesi è stata confermata. Peter era un ubriacone. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. Probabilmente potrebbe aver ricevuto Was una your visita. husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? Direi il viaggio, il tema del viaggio può cambiare qualsiasi uomo, quindi io direi You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Plymouth è una grande città marinara inglese dedita al commercio. In passato il suo porto, oltre che per il commercio, era famoso perché all'interno di esso vi era una base della marina inglese andata distrutta nella seconda guerra mondiale. Il cammino di Santiago di Compostela è il lungo percorso che i pellegrini fin dal Medioevo intraprendono attraverso la Francia e la Spagna per giungere al santuario di Santiago di Compostela, presso cui ci sarebbe la tomba dell'apostolo Giacomo Maggiore. Thank you, madam. Abbiamo scelto l'opzione giusta, vediamo, credo che adesso vediamo di leggere cosa abbiamo aggiunto nel nostro taccuino. Ok, questa c'è un breve riassunto sulla figura della moglie. Profilo Potete notare il dettaglio dei volti veramente molto elevato. Vediamo se qua possiamo investigare, ma non è possibile. Vediamo. Che possiamo entrare dentro The la porta. door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Sì, effettivamente sì, ci sono dei chiari segni di graffiti, sembra These quasi una scratches are forzatura. fresh. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool.
What a terrible way to die. Vediamo di investigare. Harpoons for hunting whales. Probabilmente è stato ucciso con uno di questi arpioni. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Old navigation instruments, nothing interesting. Abbiamo trovato solo gli attrezzi del mestiere di Peter. This Manca place is qualcosa. not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Probabilmente ci può essere il movente della rapina. Chissà. Ok, vediamo un po' di esaminare a fondo il nostro taccuino. Andiamo avanti. The Denti di tooth of Capitoio. a sperm whale, probably from one of Peter Probabilmente Carey's appunto catches. un trofeo della pesca di Peter. Registri di nave. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. The ship's logs of the Sea Ok, non Unicorn possiamo for the years prenderlo. 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Potremmo però investigare su questa nave per l'appunto. Ed ecco qua la scena più importante, la scena del crimine. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Quindi possiamo dedurre che solo un uomo ben assestato può aver commesso un tale crimine. Andiamo ad esaminare This il man is cadavere in his adesso. 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Un coltello. This wooden handle is plain and solid. This blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Un taccuino. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. Vediamo se possiamo esaminare altro di questo taccuino. No, possiamo posarlo. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Ok, credo che abbiamo esaminato tutto. No. Ah, ecco. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Ok, possiamo aprire il taccuino adesso. These abbreviations mean something, but what? Potrebbero essere delle coordinate marittime se fosse l'assassino The Sea Unicorn. She was the ship un that Peter collega Carey di commanded. Peter. Vediamo. Credo che abbiamo
ripreso ogni... Ah no, dobbiamo esaminare il tavolo ancora. Someone drank from this glass recently. 2 bicchieri, questo conferma la tesi che probabilmente l'assalitore era un conoscente, o almeno l'ucciso conosceva chi poi l'avrebbe ucciso. Rum, a sailor's drink. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Qua abbiamo il tabacco. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Questa sembra essere un'abilità di Holmes. Vediamo un po' di ricomporre la figura. Ok. Credo di avercela fatta. Ok, esattamente, ce l'ho fatta in questo momento. Yes, this is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Abbiamo così risolto il nostro prima enigma di questa serie, che a primo impatto poteva essere un po' impegnativo, ma si è rivelato diverso. Vediamo se riusciamo a vedere altri indizi, se no io direi di procedere con la nostra prima intuizione di questa serie. Ok, dobbiamo collegare 2 indizi che devono essere connessi fra di loro. Io penso che il taccuino e il tentativo di scassinamento siano tra loro collegati, almeno io la penso così. Vediamo di collegarli, un po' difficile. Ok, facciamo il girare. Ok, ce l'ho fatta, colleghiamoli, uno e l'altro. Ok, credo di essere arrivati alla prima deduzione di questo caso. Credo che per questa puntata, ragazzi, noi ci possiamo salutarci. Se questa serie vi piace, lasciate un like per farmi capire se vi piace. Alla prossima.